Ti hanno chiesto in prestito un'opera? Scopriamo i documenti per il prestito delle opere d'arte. Il prestito di un'opera d'arte può significare una grande opportunità per accrescerne il suo valore e la sua riconoscibilità internazionale. Sapere quali sono i documenti che accompagnano questo processo è fondamentale per tutelare il suo valore e soprattutto la sua movimentazione, conservazione e fruizione. Sono sempre più numerose le mostre internazionali anche temporanee. Per questo motivo è fondamentale conoscere come poter prestare le proprie opere, quali strategie adottare per essere sicuri che l'opera sia tutelata e in sicurezza durante queste fasi, che coinvolgono collezionisti, musei, istituzioni pubbliche, private, gallerie o anche artisti. Esistono documenti specifici atti a richiedere un'opera in prestito al proprietario, supportati da formule giuridicamente rilevanti e valide, che mettono in chiaro e vincolano le parti al fine ultimo di salvaguardare e tutelare l'opera stessa e normare quindi tutte quelle condizioni, siano esse economiche o di gestione, del prestito. Il tema è talmente importante ed attuale che grandi compagnie quali AXA Art, LCA Studio Legale e Apice si sono riuniti collaborando per la stesura di una vera e propria guida sulla tematica. Dal titolo In e Out, guida pratica al prestito delle opere d'arte. Partiamo dall'inizio. Innanzitutto le figure professionali che operano all'interno di un prestito. Queste prevalentemente sono il registrar e l'exhibition manager. Queste due professionalità sono quelle che vengono interpellate per iniziare, avviare o comunque contrattare le fasi di un prestito di un'opera d'arte nei confronti di un collezionista, galleria o altro museo o istituzione. Spesso supportati dai curatori o dal direttore o dal suo staff, si occupano di redigere quei documenti essenziali da inviare al prestatore, che comunque comprenderanno tutta una serie di ulteriori documenti molto precisi. Vediamoli uno a uno. La prima è la lettera di richiesta di prestito. Questa contiene le informazioni relative all'organizzatore, il titolo della mostra, le date, la sede e tutte le informazioni di contatto e condizioni di richiesta. Ivi compreso perché è così importante e quale ruolo avrà l'opera richiesta. Ovviamente supportato dal progetto scientifico della mostra e quindi la possibilità del prestatore di capire l'importanza e il pregio della locazione e del prestito stesso. Poi si entra nel vivo, nel contratto, nel loan agreement, ossia quel documento che norma tutte le condizioni del prestito, quali la durata della mostra, il trasporto, l'assicurazione, le condizioni economiche laddove queste ci siano, la polizza assicurativa, le condizioni di esposizione, di monitoraggio e ancora tutto quello che riguarda la tutela fisica di conservazione del bene. Ivi comprese i dettagli di esposizione e anche tutti i diritti di usufrutto commerciale o relative autorizzazioni o meno per i crediti, l'utilizzo delle immagini sui cataloghi, per la promozione e tutto ciò che deriva dalla comunicazione pubblica della mostra. Ogni altra eventuale condizione che viene poi pattuita tra le parti. Si allega solitamente un facility report, ossia un documento che indica tutte le condizioni della sede ospitante, che riguardano la climatica, la sicurezza, le assicurazioni e sono le condizioni fisiche e logistiche dove l'opera verrà ospitata. Questo documento è fondamentale da un lato per l'assicurazione e dall'altro anche per il prestatore che va a capire se la sua opera effettivamente è tutelata e quindi ben conservata per la durata della mostra. Con particolare attenzione a tutti quei sistemi di sicurezza, quindi antifurto, videosorveglianza, la presenza di grate alle finestre e tutte le condizioni che determinano effettivamente i valori assicurativi e soprattutto una sicurezza in più per chi sta decidendo di prestare o meno l'opera. Dall'altro lato vi è un loan form, ossia un documento da parte del prestatore, dove indica a sua volta tutte le informazioni dell'opera, le condizioni dell'opera, i condition report, eventuali autorizzazioni da parte dell'artista per la pubblicazione e quindi tutti i diritti per l'utilizzo delle immagini, ivi compresi i crediti per il catalogo e tutte le informazioni legate all'usufrutto e all'utilizzo dell'immagine dell'opera stessa. Tutti questi documenti devono essere obbligatoriamente accettati e firmati tra le parti, facendo attenzione anche a notificare o inviare la stessa lettera di richiesta a chi ha diritti sull'opera stessa. Pensiamo quindi all'artista, alla fondazione o ancora in caso di un bene notificato e quindi alla soprintendenza o al ministero. Bisogna ricordarci che per l'Italia esistono delle regole ben precise che normano i beni di interesse storico e culturale, ossia tutte quelle opere che siano state eseguite da oltre 70 anni, il cui autore non sia più in vita e ancora superino il valore di 13.500 euro.
Per quanto attiene la loro circolazione nel territorio nazionale, l'ente di riferimento è il MIBAC. Invece per il territorio internazionale vi è l'ufficio esportazioni, nel quale è possibile ricevere tutta la documentazione in base alla nazione da cui proviene o verrà spedita l'opera in prestito. Per le opere eseguite negli ultimi 70 anni o artista vivente e di non interesse culturale, può bastare un'autocertificazione. Tuttavia è bene ricordare, oltre al contratto privato tra le parti, alla documentazione di esportazione, è fondamentale ricordarci anche che esistono delle altre normative da tenere in considerazione in occasione del prestito, ossia la necessità di richiedere all'artista vivente o chi ne detiene i diritti l'autorizzazione per la riproduzione delle immagini sul catalogo o ancora sul materiale promozionale, ossia il diritto di riproduzione. E ancora, ovviamente, la concessione del diritto di esposizione. È normale che queste pratiche possano sembrare ed apparire, e spesso lo sono, complesse e difficili, ma esistono sicuramente professionisti, avvocati specializzati in questo, in contrattualistica per l'arte e nei rapporti di gestione di prestiti, esportazione e concessione di diritti. E o redazione ovviamente di contratti, ivi compresi la cessione e l'autorizzazione all'utilizzo di diritti. Il prestito delle opere rappresenta per l'artista, per il collezionista, per la galleria o l'istituzione un momento davvero importante di conferma, di valorizzazione e di elevazione di status dell'opera d'arte stessa, dell'artista e della collezione. È quindi una grande occasione da non perdere, ma bisogna tutelarsi e bisogna normare queste condizioni di prestito. I contratti sono fondamentali per la salvaguardia della propria collezione. E tu sei pronto a prestare la tua opera?